Eccoci qua, buongiorno Luca. Buongiorno. Allora, siamo qui in mezzo a questi splendidi esemplari di rapaci per parlare di falconeria. Vogliamo parlare un po' di questo argomento e introdurlo? Certo, come no. Beh, la falconeria, diciamo, è forse la più antica forma di caccia che l'uomo ha praticato, dopo l'arco e le frecce, insomma, ecco. È una forma di caccia che risale per testimonianze certe al 775 a.C. addirittura, concepita come l'arte di addestrare e cacciare con i rapaci, insomma, ecco. Sopravvissuta fortunatamente fino ai giorni nostri, dopo aver conosciuto momenti di splendore soprattutto nel Medioevo, dove con Federico II, che abbiamo già citato, che è stato, sì, diciamo, il padre della falconeria moderna, insomma, ecco. E anzi l'Italia, diciamo, anche se oggigiorno in età contemporanea, diciamo, in Italia non è proprio sviluppatissima in confronto ad altri paesi la falconeria, a suo tempo è stato un paese importante per lo sviluppo della falconeria, perché, diciamo, è stato il punto dove si sono incontrate, diciamo, la corrente che veniva dal nord, praticamente la falconeria praticata dagli Unni, da popolazioni del nord, e la falconeria araba. E qui, diciamo, si è affinata nelle varie tecniche di addestramento, di ammansimento dei rapaci. Appunto c'è stato il momento proprio del culmine con Federico II, insomma, ecco. Allora, qui abbiamo alcuni rapaci, abbiamo alcuni colleghi da distinguere, sì, per carità, vogliamo presentarli? Giancarlo, c'è Tonino, che sono due falconieri, insomma, come me. Noi facciamo parte dell'associazione dell'UNCF, che sarebbe l'Unione Nazionale Cacciatori Falconieri, che è una branca, diciamo, una settoriale della Federcaccia, e rappresentiamo le Marche, insomma, ecco, in questo settore della caccia. Poi qui abbiamo dei rapaci, li presentiamo un attimo, spieghiamo che animali sono, facendo già una prima distinzione tra alto volo e basso volo. Esattamente, allora la prima distinzione che si fa nella falconeria è tra alto volo e basso volo. Qual è la differenza? Nel basso volo si utilizzano principalmente gli accipitridi, che sono animali che più che altro fanno un discorso di inseguimento sul selvatico, si caccia facendo partire il rapace direttamente dal pugno, dall'albero, insomma. Questo è un falco di non falcone, un falco di Ellis, sì, diciamo è più imparentato con la nostra poiana che con i falconi, insomma, ecco. Sono due animali che vengono molto utilizzati oggi in falconeria, anche non essendo, diciamo, autoctoni delle nostre zone, perché questi, diciamo, sono originari del Nord America come animali, diciamo delle Americhe, però vengono molto utilizzati perché sono rapaci parecchio versatili, quindi si addomesticano facilmente e anche se non hanno quelle doti di velocità dell'astore o di altri animali classici da falconeria, recuperano con l'intelligenza, insomma, ecco. Oggi per lo spazio dedicato all'Associazione Venatorie abbiamo un ospite d'eccezione, abbiamo il presidente regionale della Federcaccia delle Marche. Allora, presidente, vogliamo fare un po' il punto della situazione. Intanto partiamo dal calendario venatorio. Cosa ne pensate voi di Federcaccia, di questo calendario di quest'anno? Il calendario di quest'anno in linea di massima ha soddisfatto le esigenze dei cacciatori.
abbiamo avuto da fare, abbiamo avuto solo 2 rinunce, la quaglia che si poteva aprire l'11 di settembre, mentre invece anche da parte di parecchi cacciatori la quaglia è stata aperta la terza domenica di settembre. Per il resto il calendario delle Marche è stato uno dei migliori d'Italia, perché non abbiamo avuto difficoltà ad andare a caccia, non abbiamo avuto se non ricorso per il cinghiale e per la pernice rossa, e per il resto è andato tutto liscio. Questo a dimostrazione anche di una certa sinergia tra associazioni venatorie e istituzioni, insomma c'è una certa coerenza. Poi però c'è il problema della legge. Ma il problema della legge è ancora in discussione nella terza commissione. Non so se è stata passata al commissario di governo per l'approvazione, già sono 3 volte, 4 volte che la legge viene bocciata dal commissario di governo, ma sono solo sciocchezze che possono essere eliminate. Io ho detto alla Presidente della terza commissione regionale di superarle queste cose, perché noi come Associazione Venatorie Unite abbiamo dato un documento, il quale documento era un documento valido per tutto e per la modifica della legge. Speriamo che in un proseguo di tempo non intervenga altre persone, altri cacciatori che fanno le richieste alla Regione e la Regione li asseconda. Una legge che va portata avanti senza l'intervento di altre persone, anche perché le persone che sono esterne a questo mondo spesso dicono delle cose non troppo esatte. Ad esempio gira la voce che le associazioni prendano soldi dallo Stato. Questa è una cosa corretta o meno? Questa non è una cosa corretta, perché non è che i soldi che lo Stato dà alle associazioni venatorie sono soldi dello Stato o dei cittadini italiani, sono soldi che i cacciatori hanno un'addizionale che pagano sulla licenza da caccia, che viene ristornata ogni 5-6 anni e poi viene ristornata alle associazioni venatorie. I cacciatori tra l'altro sono quelli che pagano per fare la loro attività, ma non solo, prestano la loro attività proprio a tutela del territorio, l'attenzione dentro l'ambiente, l'attenzione ai corsi d'acqua, ai fossi, sono ancora gli unici che sono noi e i pescatori nei fossi d'acqua. Se noi andiamo nei fiumi nostri qui delle Marche a monte, vediamo che ci sono determinati degli scompensi idrologici che non possono andare avanti così, perché devono essere ripuliti, sono piante rotte, e questo fa accrescere la potenza delle acque. Allora io finisco l'intervista che noi lotteremo sempre per andare a caccia. Io sarò il primo, il Presidente regionale, che incita i cacciatori ad essere educati e sperare sempre nel futuro della caccia, perché la caccia si chiama domani. E poi abbiamo qui un esemplare di falco pellegrino. Questo è il classico proprio della falconeria, praticamente questo è un pellegrino, nello specifico è uno Scottish, quindi un pellegrino scozzese. A differenza dei nostri è leggermente più grandino, insomma. E il pellegrino è l'emblema proprio della falconeria, insomma. Il maschio e la femmina sono l'emblema della falconeria. Nello specifico questo è un animale che ho da 11 anni, che caccia con me. E fa alto volo. Questo fa che alto funziona volo. Invece? L'alto volo praticamente funziona in questo modo: si va col cane, nel momento in cui si individua la selvaggina sotto punta del cane si libera il falco, che il falco che fa in questo modo, invece di inseguire direttamente l'animale, prende quota e va in alto. L'animale intelligente, diciamo, si adatta al territorio, cioè più il territorio è ampio più l'animale va alto. Va in alto. Più il territorio è stretto e più si mantiene a quote più basse. E questo perché? Perché nel momento in cui facciamo partire il selvatico col cane, il falco non fa altro che scendere in picchiata, poi dipende dallo stile dell'animale, perché ogni animale ha il suo stile, o lo aggancia in aria, oppure nel caso del pellegrino molto spesso lo stocca. Praticamente lo stordisce? Lo stordisce, sì, diciamo lo stordisce con l'unghia posteriore che hanno, e fanno in modo che l'animale vada a terra, lo agganciano e lo finiscono, possono insomma, ecco.
Allora Luca, il nostro falco pellegrino è riuscito ad andare su una preda. Come vedi, sì, è andata bene, insomma, l'ha presa alla fine. Tra l'altro ha un nome questo falco, giusto? Sì, il suo nome è Cielo. Questo è un falco che ho da 11 anni, che è un bel traguardo, insomma, per un falco da falconeria. Perché qual è l'età che raggiunge un falco mediamente? un falco in cattività può raggiungere anche i 15-20 anni, però succede che praticamente tanti falchi o vanno persi o magari muoiono per malattia o anche andando a caccia. Purtroppo in Italia capita che qualcuno viene anche sparato e quindi un falco che incomincia a volare da 11 anni inizia a essere un bel traguardo, insomma, ecco, vuol dire che comunque è un animale che funziona. Allora, la falconeria richiede tanta passione, tanto tempo, tanta disponibilità. Tanto. Come nasce la voglia di fare questa attività? Ma guarda, che ti devo dire, per quanto mi riguarda è stata una cosa che ho sempre avuto latente, poi dopo appena ho potuto, sia a livello economico che di tempo, mi sono dedicato a questa cosa qua. Ho iniziato parecchi anni fa, quando ancora qui nelle Marche non c'era quasi nessuno. Considera che il mio primo mentore che ho avuto per la falconeria era a San Daniele del Friuli, quindi figurati, insomma. Ben distante, diciamo. Però tramite lui, un pochino tramite qualche testo, che comunque sono pure pochissimi, ho iniziato e poi mano a mano, insomma, poi è nato un amore per questi animali. Adesso ne ho diversi, ho sia il pellegrino, ho anche una spardierina che oggi non abbiamo potuto volare perché è in fase di addestramento. Ho delle coppie per anche riproduzione, sto provando a fare anche riproduzione di questi animali perché tutto un po' quello che interessa ai rapaci ci appassiona, insomma, ecco, tutto lì.